Social, app di messaggistica e siti di incontri hanno influenzato nel terzo millennio il banco di prova delle relazioni amorose. Il palcoscenico dei nostri sentimenti e frequentazioni ha come scenografia chat, messaggi, like, post e videochiamate. Ed è proprio a partire da questi nuovi elementi di interazione che si possono valutare ed analizzare personalità e interiorità e quindi sia approcci sani all'amore che disagi cristallizzati nell'individualità di ciascuno. Ed è proprio a partire da questi ultimi e per aiutarci soprattutto nel comprendere appieno cosa poterci e non doverci aspettare da chi ci interessa, che è importante chiarire il significato dei principali e più diffusi fenomeni, virtuali, a carattere emotivo, comunicativo e relazionale, inerenti appunto individui con gravi difficoltà personali nelle suddette aree di attenzione. Questi fenomeni, messi dunque in atto da individui con tratti narcisistici, evitanti, borderline ed altri disturbi di personalità, sono il risultato di comportamenti manipolativi atti ad ottenere attenzione e rifornimento energetico, rinforzo egoico e pieno controllo sul prossimo. E la domanda a cui è importante dare risposta è questa: attraverso quali modalità di comportamenti, attraverso quale gamma di interazioni questi soggetti agiscono? Per quanto riguarda storie conclamate e frequentazioni già avviate, attraverso i seguenti fenomeni, ossia il mosting, il ghosting e il caspering. Iniziamo appunto con il mosting. Nel mosting il soggetto mostra da subito un grande interesse, fa molte promesse, parla con teatrale convinzione di progetti e programmi, usa sin dall'inizio termini profondi e di gran sentimento, manifesta una accentuata adorazione per il partner, crea illusioni e castelli in aria, per poi dileguarsi all'improvviso senza dare spiegazioni. Nel ghosting il soggetto, come nel mosting, scompare all'improvviso, senza dare spiegazioni e causando un dolore molto intenso e inaspettato al partner. A differenza del mosting, però, è meno accentuata la componente teatrale illusoria, di falsa grandiosità del sentimento provato nei confronti del partner. Nel caspering il soggetto, dopo aver manifestato un grande interesse e molto coinvolgimento per il partner e nella storia, non si dilegua d'improvviso come nel mosting o nel ghosting, ma inizia ad allontanarsi, diventando sempre più freddo e indifferente, con un lento ma inesorabile distacco, fino a giungere spesso ad un limitato e glaciale messaggio di chiusura del rapporto. Per quanto riguarda invece la fase successiva alla chiusura della storia della frequentazione, attraverso i seguenti fenomeni, ossia zombing, breadcrumbing, orbiting e hunting. Iniziamo dallo zombing. A distanza di tempo, dalla chiusura improvvisa della storia o della frequentazione, chi ha fatto appunto ghosting o mosting torna nella vita dell'ex partner in modo diretto e sfacciato, ad esempio con una telefonata, con un messaggio o addirittura con una richiesta di amicizia sui social, cercando palesemente di rientrare nella vita dell'ex e di riconquistarlo. Nel breadcrumbing il soggetto ritorna dall'ex, ma con modalità più discrete dello zombing, ossia ad esempio manda soltanto brevi e innocui messaggi e o crea banali interazioni social, il tutto in modo più occasionale, ma comunque fornendo chiari e concreti segnali di riavvicinamento.
Nell'orbiting il soggetto ritorna dall'ex, ma senza alcun tentativo palese, né diretto, come ad esempio nel caso dello zombing, e né comunque concreto, anche se più discreto, come nel caso del breadcrumbing, bensì ad esempio mettendo soltanto qualche like sui social, guardando le storie Instagram o Facebook o gli stati di WhatsApp. Mostra dunque attenzione e presenza, ma non cerca mai un contatto esplicito e diretto. Si comporta ad esempio come un satellite naturale, la Luna, che appunto orbita attorno ad un pianeta, cioè la Terra, senza mai toccarlo, ma senza nemmeno mai allontanarsene troppo. Ed infine appunto abbiamo l'hunting, che è simile all'orbiting, ma vi è una componente persecutoria e ossessiva molto accentuata, poiché il soggetto spia il profilo dell'ex, le foto, le storie, gli stati WhatsApp, raramente mette like o compie azioni tangibili, per poi scomparire di nuovo e poi riapparire, il tutto ciclicamente a suo piacimento, creando chiaramente forte disagio nell'ex, diciamo nella vittima, che vive con la costante sensazione di essere controllata, braccata, di essere appunto una preda. Ed infine, per quanto riguarda storie e frequentazioni in embrione che non decollano, non conclamate e mai ufficializzate, attraverso il seguente fenomeno, ossia il benching. Il soggetto non esprime chiaramente le sue intenzioni, non chiarisce la sua posizione al fianco della vittima, non stabilisce un ruolo ben preciso, né di fidanzato, né di amico, né di altro. Non parla dei suoi sentimenti o emozioni per l'altra persona, per la vittima. Tiene dunque in sospeso l'altra persona, in perenne attesa di un suo messaggio, di una sua telefonata. Crea perciò molti dubbi su un suo possibile interesse, che appare spesso vacillare, e sul fatto che possa non volersi impegnare in una storia ufficiale sul serio. Dubbi poi chiaramente confermati dalla sua presenza alquanto saltuaria. Generalmente ha più frequentazioni anche virtuali e social contemporaneamente. Il ghosting è un fenomeno oggi purtroppo diffusissimo, che concerne la grave ed improvvisa assenza di una persona nella vita di un'altra, non lasciando più alcuna traccia di sé. La scelta di sparire è totalmente unilaterale, decisa solo da una delle due parti. Scelta che prevede il non rispondere più al telefono, ai messaggi, alle mail, il rifiutare ogni contatto senza alcuna spiegazione. Ogni forma di comunicazione o contatto viene dunque bruscamente interrotta. Il ghosting è la scelta del silenzio, un silenzio inaspettato, crudele e vigliacco. Oggi è considerato da noi professionisti della salute mentale come un vero e proprio abuso emotivo che rientra nella sfera della violenza psicologica, protratta da individui privi di empatia, che vivono le relazioni con il gelido distacco del passivo-aggressivo, che hanno uno stile di attaccamento disorganizzato o evitante. Sono inoltre individui fortemente egocentrici, che vivono nell'illusione dissociativa di poter e dover mantenere sempre il proprio rigido controllo su ogni situazione. Se io non rispondo ai messaggi e alle telefonate, la situazione è tutta nelle mie mani, poiché solo io posso decidere se e quando far ripartire la relazione, ricominciando a rispondere. E purtroppo spesso ritornano. Si parla infatti di zombing, ossia un fenomeno non infrequente che consiste proprio nel ritorno, anche dopo molto tempo, di chi ha fatto ghosting, proprio con le stesse modalità con cui si è allontanato, cioè senza dare spiegazioni, come se nulla fosse. Chi subisce il ghosting vive un evento traumatico, confrontandosi senza alcun preavviso con un brutale rifiuto. Ne risente l'autostima di ciascuno di noi. La vittima si sente in colpa,
Dove ho sbagliato? Ho qualcosa che non va? L'ho fatto fuggire io perché non valgo abbastanza? Vacilla il nostro senso di valore, ovviamente in grado e modalità diverse a seconda di chi lo subisce, ossia per soggetti particolarmente vulnerabili e sensibili può rappresentare infatti un duro colpo, un terribile abbandono. Quando qualcuno ci ignora, infatti, siamo portati a pensare che ciò significhi che non meritiamo nemmeno di ricevere una risposta e ne risente perciò il nostro senso di valore sociale. Ma se chi fa ghosting non lascia tracce di sé dal momento in cui scompare, ne può lasciare però, anche se silenti e spesso impercettibili, durante il rapporto ancora in essere, tracce di una personalità egocentrica, evitante e manipolatoria. Ci sono piccoli segnali che vengono dal soggetto in questione espressi sottilmente che, se colti in tempo, possono portare l'altra persona a salvaguardare il proprio cuore e la propria interiorità. È dunque a mio avviso fondamentale fornire alcune di queste tracce, di questi segnali, che ovviamente non hanno la pretesa di essere totalmente esaurienti rispetto ad un argomento così vasto e complesso, ma che possono ugualmente venire in aiuto a chiunque abbia già notato comportamenti di ciclico e cinico distacco nel proprio partner, nella persona che si sta frequentando, in un collega o in un nuovo amico. Ricordiamoci che è fondamentale dare udienza al proprio istinto, alle sensazioni che l'altro ci rimanda, al come ci fa sentire, soprattutto nel caso in cui ci abbiano già dato segnali poco piacevoli e o di allarme. Ricordiamoci che lo dobbiamo a noi stessi. Quali sono dunque queste tracce? Come riconoscere con un certo anticipo chi potrebbe attuare ghosting in futuro? Prima traccia, primo segnale. Ha pochissime amicizie di lunga data e di lunga durata. Seconda traccia, secondo segnale. Spesso usa gli altri. Li chiama e cerca solo se ne ha bisogno. Incapacità di vedere l'altro come un soggetto, ma solo come oggetto di cui usufruire. Terzo segnale. Racconta di aver fatto spesso nel suo passato tagli netti e tabula rasa nella sua cerchia di amicizie e o in ambito sentimentale e amoroso. Quarta traccia. Quarto segnale. Idealizza e poi svaluta d'improvviso le persone. Un giorno le osanna, mentre il giorno dopo le disprezza e critica aspramente. Quinto segnale, non mostra rispetto per gli altri, con i più deboli è crudele e maleducato, privo di ogni forma di gentilezza. Sesta traccia, sesto segnale. Teme il confronto diretto, non si espone mai a parole, non ama mettersi in prima linea, tende a non schierarsi tra due contendenti, profonda incapacità comunicativa e di prendersi responsabilità. Settimo segnale. Spesso comunica in modo contraddittorio, afferma tutto e il contrario di tutto. Ciò che dice non viene confermato dai fatti, dunque non è coerente. Ottavo segnale. Mostra immaturità emotiva nei rapporti d'amore, amicali e tra colleghi. Si ha sempre la sensazione di avere a che fare con un bambino. Segnale numero 9. Mancanza di empatia. Incapacità di pensare alla sofferenza altrui e di immedesimarsi nel dolore altrui. Decimo segnale, tende a mentire anche su piccole banalità. Undicesimo segnale, ha modalità di risposta di tipo passivo-aggressivo con alte dosi di rabbia e aggressività.
cioè esprime i propri sentimenti negativi attraverso azioni studiate, piccole vendette, capricci, ritorsioni, invece di esternarli comunicativamente ed esporsi onestamente al confronto verbale. 12° segnale, 12° punto. Colleziona e ha sempre collezionato innumerevoli rapporti nati online, ad esempio sui social, preferendo conoscenze virtuali e di rete più che reali e concrete. 13° segnale. Mantiene la sua vita personale e privata distante dalla tua, pur essendo il tuo partner, infatti non vuole amici in comune, non parla della sua famiglia e non te li presenta mai. 14° segnale. Periodicamente è distante e distaccato senza alcun motivo apparente. Stile di attaccamento evitante e spesso ricorre a momenti di immotivato silenzio, il cosiddetto trattamento del silenzio. Appare dunque incostante. 15° punto. In passato è già scomparso, con voi e o con altri partner precedenti, spegnendo il cellulare per più giorni senza alcun preavviso e senza alcuna grave motivazione, incidente o malessere improvviso, e ne ha successivamente dato come spiegazione l'essere sotto pressione, l'essere stressato o imprecisati motivi personali. L'allontanamento improvviso è dunque per lui uno schema comportamentale interiorizzato, cristallizzato di evitamento di situazioni che non vuole più vivere o non più interessanti per lui. Ma come è possibile superare il dolore di un abbandono così traumatico? Ebbene, tra i passi necessari per superare il dolore di questo brutale ed improvviso abbandono possiamo annoverare: primo punto fondamentale, evitare qualunque tentativo di contattare chi ha fatto ghosting, evitare appostamenti, pedinamenti e spionaggio social. Secondo punto, non reprimere, bensì accettare e sentire, lasciar scorrere dentro di sé emozioni quali la rabbia, la tristezza, il pianto, poiché sono parti fondamentali del processo di guarigione. Terzo punto, dare voce ai pensieri e ai sentimenti, parlandone con qualcuno. Un amico, un familiare, uno psicologo, un terapeuta, poiché aiuta il processo di elaborazione del dolore, producendo cambiamenti a livello cerebrale. Quarto punto, ascoltare la storia di chi ha vissuto una situazione similare. Infatti il sapere di non essere soli ci dona più forza, più coraggio, ci fa sentire meno sbagliati ed accelera i tempi di elaborazione del dolore. Quinto punto, svolgere attività sportiva e praticare esercizio fisico. Infatti fare movimento, possibilmente all'aria aperta, e prendersi cura del proprio aspetto e del proprio corpo, per esempio con lo yoga e le cure termali, aiutano molto nella gestione del dolore psichico. Sesto punto, mangiare sano ed in modo equilibrato, poiché abbuffate o al contrario una alimentazione scarsa danneggia non solo la nostra salute, ma anche l'immagine e la percezione estetica che abbiamo di noi stessi, quindi parte della nostra autostima, già direi messa a dura prova da un così duro abbandono. Settimo punto, dedicarsi a ciò che ci piace di più. Un hobby, produzioni artistiche, ascoltare musica, scrivere un diario come raccolta privata di pensieri e riflessioni, cantare, fare meditazione, prendersi cura del proprio animale domestico. Tutto può essere una buona occasione per ridurre lo stress grazie alla produzione di ormoni che ci supportano nella gestione del dolore psichico.
Ottavo punto fondamentale: non isolarsi, ricominciare a vivere pensando a sé, alla propria vita, ad esempio professionale, ponendosi nuovi obiettivi lavorativi o di studio, alle proprie amicizie, agevolandone di nuove, al migliorare ancora di più il proprio aspetto e benessere, ad esempio iscrivendosi in palestra o frequentando corsi a carattere sportivo, al coccolarsi e donarsi del tempo. Nono punto: evitare di colpevolizzarsi. La vittima è definita tale perché ha subito inconsapevolmente un grave torto. Chi ha compiuto un'azione deprecabile e umanamente condannabile è solo chi ha fatto ghosting. Decimo punto: evitare ogni contatto con chi ha fatto ghosting nel caso torni. Fenomeno di zombing. Evitare di riaprire la porta ad un tale crudele manipolatore. Egli torna soltanto per fare rifornimento di ciò che voi gli avete dato prima del suo defilarsi. Ammirazione, attenzione, amore. Egli si muove solo perché è spinto dai propri bisogni e appetito, proprio come uno zombie. Egli lo fa perché deve rinforzare il suo ego e la sua condizione contingente, evidentemente non appagante. Egli torna poiché necessita di nuovi stimoli. Per quanto dunque possiate provare curiosità nel leggere quel messaggio, nell'ascoltare quel vocale, tenete bene a mente come egli si sia comportato con voi, come voi siate state male per quel suo tremendo abbandono. E soprattutto ricordate che il suo ritorno non è mai casuale o innocuo. Egli torna perché vuole qualcosa, perché a lui non importa di riaprire vecchie ferite, perché lui non cerca un soggetto, ma solo un utile oggetto. Perché ricordate sempre che lui non torna per amore, perché l'amore non prevede ghosting né zombing, perché l'amore non ferisce con tale crudeltà, perché l'amore non è brutalità. Ignorate dunque quei messaggi, bloccate ogni possibilità che vi ricerchi. Proteggetevi sempre. Il mosting è una pratica di abbandono che ad un primo approccio intenso, ricco di complimenti, dichiarazioni e promesse, fa seguito però alla sparizione del corteggiatore. La differenza rispetto al ghosting sta proprio nella fase antecedente alla sparizione, quando il monster illude crudelmente il partner sul fatto che tra loro ci sia un legame speciale, unico e indissolubile, usando spesso frasi teatrali quali «sei la persona perfetta per me sotto ogni punto di vista», «sei la mia anima gemella, la donna dei miei sogni», «per te darei la vita, con te andrei fino all'inferno». La caratteristica più evidente in questa sadica pratica relazionale è proprio l'eccessivo esporsi sin dai primi appuntamenti, quindi chiaramente troppo presto, con frasi ed esternazioni troppo esagerate rispetto ad una reale e così embrionale conoscenza. Ossia, l'esternazione di sentimenti così profondi e di una progettualità così importante è fisiologica solo dopo un tempo più lungo di frequentazione, mentre è evidentemente esagerata e frutto di finzione dopo pochi giorni di relazione e dopo solo i primi incontri, i primi appuntamenti. Il monster cerca dunque di esporsi con tali teatrali dichiarazioni per accelerare i tempi, per arrivare più velocemente al suo obiettivo, che solitamente consiste nell'appagamento sessuale. Egli dunque sceglie di adulare il partner vittima per fare in modo che non possa rifiutarsi di dargli ciò che vuole, poiché è appunto convinto che sia frutto di grande amore. Il mosting perciò generalmente accade per una ragione, il sesso. Ed il monster non tiene minimamente conto delle conseguenze di ciò che dice e promette e della delusione che ne può scaturire dopo l'allontanamento definitivo e improvviso. Molte ricerche condotte sul tema
hanno evidenziato come il mosting sia usato prevalentemente dagli uomini in cerca di un rapporto occasionale, cosa che però non hanno il coraggio mai di ammettere, anche perché temono che nessuna donna accetterebbe la verità. Dunque preferiscono adulare la preda per circuirla velocemente ed ottenerne facilmente il premio. Ma quali possono essere i passi per affrontare una conoscenza che parrebbe già incrinata da segnali di allarme circa l'avere a che fare con un possibile fautore di mosting, con un possibile moster? Innanzitutto fidatevi del vostro istinto. Se l'istinto vi lancia un segnale di attenzione, poiché percepite che in quella persona c'è qualcosa di esagerato, di troppo, ebbene proprio da quella persona dovete aspettarvi proprio di tutto, poiché esattamente come esaspera i toni positivi della vostra conoscenza, così potrebbe ugualmente mostrare toni fortemente negativi ed inaspettati. Inoltre, non sognate ad occhi aperti se i tempi non sono chiaramente maturi. Ossia, cercate di tenere bene a mente che troppe promesse, complimenti, dichiarazioni dopo pochi giorni o pochi appuntamenti non possono rappresentare il frutto di un grande amore, che invece richiede tempi più lunghi e soprattutto una conoscenza a 360 gradi l'uno dell'altra. Tenete bene a mente che troppa foga e amori prematuramente espressi sono frutto di menzogna da parte di un individuo immaturo, con tratti narcisistici, istrionici, manipolativi e anaffettivi. La troppa fretta non è frutto di sentimento, ma di fame. Non date dunque fede e credibilità a dichiarazioni mirabolanti nei primi giorni di una conoscenza. Inoltre, siate desiderosi di comunicare. Comunicate con voi stessi. Chiedetevi cosa voglio davvero da lui, come mi fa sentire quando mi dice certe cose, cosa c'è in lui che non mi permette di fidarmi, e datevi altrettante risposte. E cercate di comunicare anche con l'altro, ponetegli delle domande, al fine ad esempio di conoscere la sua storia relazionale, le sue abitudini amicali e sentimentali. Osservate ciò che viene fatto e non ciò che viene detto. Questo è un punto fondamentale. Date estrema precedenza e importanza ai fatti e non alle parole, cercando di non amplificare la portata delle sue promesse, bensì notando qualunque incongruenza, contraddizione tra ciò che viene da lui proferito e ciò che invece viene da lui messo effettivamente in atto. Ed infine, quinto punto, non cercate nell'altro chi possa lenire il vostro bisogno di essere amati. Il desiderio imperante di essere amati può portare infatti ad accettare compromessi inammissibili. Ricordate che la prima persona che deve amarvi siete solo voi stessi. Concentratevi dunque su voi stessi, sul vostro benessere. Fate attività che vi gratifichino e vi facciano sentire felici al di là della sua presenza nella vostra vita. Il Caspering è la versione, soft del ghosting, in cui il soggetto che lo porta avanti non sparisce d'improvviso, senza alcun minimo preavviso, bensì dirada in maniera graduale la sua presenza nel rapporto. Si allontana per piccoli passi fino alla sparizione finale. Egli non ignora del tutto le richieste di spiegazione del partner, ma darà risposte vaghe, prive di una reale progettualità, rimanendo all'interno di una relazione ma senza realmente farne parte.
Chi ha atto a Caspering può rimanere in un rapporto con il partner senza chiudere, anche per molto tempo, ma continuando nel perpetrare un atteggiamento sempre più distaccato e freddo, sfuggente, disonesto e vigliacco. Questo non deve stupire, poiché dietro ad un comportamento del genere infatti si nasconde una grande immaturità affettiva, l'incapacità di affrontare l'altro con una discussione o un dialogo e uno stile di attaccamento sicuramente evitante. Un individuo del genere non diventa improvvisamente un codardo e un egoista, lo è sempre stato. In lui si insinua un senso di inadeguatezza e di insicurezza. Teme di non essere all'altezza nell'affrontare un confronto dialogico, un chiarimento faccia a faccia o al telefono. Egli in realtà non vuole apparire agli occhi degli altri e anche di fronte a se stesso come il cattivo della situazione e dunque preferisce usare quello che egli reputa il metodo più veloce e indolore, per se stesso però. Si tratta di una serie di comportamenti che segnalano un grande egocentrismo, una eccessiva concentrazione su di sé, l'incapacità di percepire ciò che possono provocare nell'altro e quindi una inesistente empatia. Ma quali sono i segnali di Caspering che potete e dovete cogliere? Concretamente, come si manifestano questi comportamenti suddetti tanto deprecabili? Innanzitutto, inizialmente il soggetto che ha atto a Caspering voleva fare tutto insieme a voi e con espressa progettualità. Successivamente, però, i progetti iniziano a scarseggiare e tende a fare più cose in solitudine. Inoltre, inizialmente si faceva sentire più volte al giorno ed era lui per primo ad iniziare a scrivervi. Successivamente però i contatti si diradano e si raffreddano sempre più, sia a livello temporale. Inizialmente rispondeva subito, ad esempio, ai messaggi, successivamente inizia a far passare diverse ore o addirittura giorni, quindi molto più tempo prima di darvi una risposta o addirittura visualizzare, che anche a livello di contenuto. Le sue risposte, da calorose e sentite, infatti divengono monosillabiche e telegrafiche, vaghe e più fraterne. Inoltre, ultimamente ha sempre più impegni, nei quali non vuole coinvolgervi e di cui non vi parla volentieri. E ad ogni vostra proposta o invito rifiuta con una scusa. Vi rimanda la sensazione di avere sempre una scusa pronta per defilarsi. Quarto punto, provate sensazioni di disagio e malessere quando pensate a lui, come se stia sempre per succedere qualcosa di spiacevole. Percepite infatti che la persona si stia allontanando sempre di più e sentite sopraggiungere la fine della relazione, ma questa di fatto non avviene mai, lasciandovi in un grande stato di ansia, in sospeso, rimuginando. Ed infine vanta o esalta le qualità di un altro uomo di cui in passato era invece gelosissimo. Cerca dunque di affidarvi ad un altro partner sponsorizzandolo come se nulla fosse, o comunque cerca di mostrarvi qualità che, a suo dire, a voi sarebbero molto congeniali, qualità possedute da altri uomini e palesemente non presenti nella sua personalità, parlandovi come farebbe un buon amico che vi consiglia sul vostro futuro sentimentale. Ma come si può superare un così duro momento, derivante dal vivere una relazione così negativamente nebulosa e dolorosa, relazione che nel Caspering si colora appunto di tinte decisamente fosche e ambigue rispetto al ghosting e al mosting? Innanzitutto, e questo lo ripeterò sempre, non sentirti in colpa. Non è mai la vittima ad avere qualcosa di sbagliato, semmai il carnefice. Inoltre, non cercate chi ha fatto Caspering dopo la sua sparizione. Una persona del genere non merita alcuna considerazione.
Chiudete la questione con meno strascichi possibili. Nella fase che precede la sparizione, mettete il partner di fronte alle sue mancanze, al suo raffreddamento, al suo distacco, costringendolo a prendersi le sue responsabilità attraverso una comunicazione chiara e diretta. Portatelo a palesare le sue vere intenzioni e a giocare a carte scoperte. Ed infine non coltivate troppe illusioni sul fatto che la situazione possa cambiare in meglio, perché se siete di fronte ad una persona che fa caspering, siete dinanzi ad un manipolatore, in grado di procrastinare menzogne pur di non confrontarsi con la propria coscienza. Il breadcrumbing, da breadcrumbs, letteralmente appunto briciole di pane, è l'evoluzione ambigua del ghosting, ossia quel fenomeno in cui una persona cerca di riavvicinarne un'altra, l'ex, attraverso comportamenti discontinui, a volte contraddittori, poco profondi, saltuari e mai diretti e chiari come invece avviene ad esempio nello zombing. Ossia, chi fa breadcrumbing fa comprendere una parvenza di interesse, sparge appunto briciole di pane, ma non lo palesa mai a chiare lettere. Questo atteggiamento genera in chi lo subisce illusione e aspettative chiaramente non realizzabili. Infatti quelle briciole non sono troppo poche, ma nemmeno abbastanza da far evolvere il rapporto. Solitamente chi fa breadcrumbing ricompare dopo diverso tempo e lo fa perché non ammette di essere dimenticato. Ecco perché non vuole mai chiudere definitivamente il rapporto. Egli si rifà vivo solo quando sente che l'attenzione dell'ex sta calando, che si sta rifacendo una vita, che ha un nuovo partner. Egli rivuole attenzione e cerca di riprendersela senza alcuno scrupolo. Egli pretende di trovare sempre la porta aperta al suo rientro in scena nella vita dell'ex e per averla è capace di fingere un mai sopito interesse. Ed è proprio l'essere riaccolto dall'ex, nel caso l'ex ceda alle sue lusinghe, che genera in lui le conferme di cui necessita, che gli fa provare l'ebbrezza del controllo, lo fa sentire potente. Io posso riprenderla come e quando voglio. Si ripete compiaciuto dopo quella che lui reputa essere una gran vittoria, cioè essere riaccolto appunto dall'ex. Ma abbiamo detto che il suo riavvicinamento non è diretto e chiaro come nello zombing, cioè non chiama, non pronuncia a voce alta un torniamo insieme. Egli infatti ha un approccio più misterioso, manda messaggi di poco conto, mette qualche like, lascia emoticon di approvazione o sentimento, i famigerati cuoricini rossi fioccano ad ogni vostro post, fa notare il suo interesse visualizzando ad esempio storie Facebook e stati WhatsApp, ma non affronta mai in maniera conclamata il voler riprendere un rapporto amoroso concreto e reale. Egli instilla il dubbio ma non concretizza. Ed è proprio questo suo agire così ambiguo e misterioso che confonde chi lo subisce, restandone comunque ammaliato. È questo suo atteggiamento di presenza di stacco che viene usato come arma per aumentare il controllo sull'ex vittima. Egli usa quei piccoli e centellinati rinforzi positivi, quelle briciole appunto, che regala all'ex nei suoi segnali di interesse, per generare sorpresa e aspettative future. La vittima rimane dunque legata alla speranza che un giorno le sue attenzioni si concretizzino maggiormente, permettendo dunque un ritorno in piena regola della storia. E così facendo, purtroppo, rimanendo legata ad una storia impossibile, perde l'opportunità di stringere rapporti seri con un eventuale nuovo partner più affidabile. Chi fa breadcrumbing dunque è un manipolatore, un immaturo, un insicuro, con bassa autostima, ossessionato dal desiderio di controllo, dal bisogno di alimentare il proprio ego.
Egli sfrutta l'altro per il proprio benessere, per avere qualcuno che lo aspetti, che lo voglia, che penda dalle sue labbra. Egli ritorna con frasi banali del tipo «Ehi, stavo pensando proprio a te». La verità è che non vuole un vero contatto, vuole solo stravolgere la quiete della vittima, vuole conferme della infinita disponibilità dell'ex. Il sadismo, dunque, ne è una componente di fondo. Ma per difendersi da un manipolatore simile, come è possibile agire? Per prima cosa, è inutile aspettare che lui faccia determinate azioni concrete o prenda determinate decisioni definitive, che parli a chiare lettere. Dovete farlo voi, perché lui non lo farà mai, non ha interesse nel farlo. In secondo luogo, ponete dei limiti ai suoi atteggiamenti e fateli rispettare. Se non notate cambiamenti concreti entro un certo periodo di tempo, evitate di rispondere ai suoi banali messaggi o tentativi di aggancio, poiché è chiaro che a lui non interessa creare proprio nulla di concreto. Inoltre, non sentitevi in colpa di desiderare un rapporto sano. Inoltre abbiate fiducia nel vostro intuito e istinto. Vi guideranno sempre verso la verità. Imparate ad ascoltarvi. Punto numero 5 fondamentale: annotate sempre come vi fa sentire e ciò che fa o vi scrive, poiché possono essere un utile riscontro sia per voi stesse nei vostri momenti di riflessione che di fronte alle sue inevitabili bugie quando si sentirà smascherato. Infine, nei suoi ambigui e banali tentativi di riavvicinamento, non mostrate interesse per questi suoi rientri in scena spettacolari, bensì mostrate di non esserne impressionate più di tanto. Non alimentate il suo ego, solo così lo porterete eventualmente ad esporsi maggiormente circa le sue reali intenzioni. Altro punto fondamentale: non abbiate alcuna aspettativa sul futuro con questa persona. Tutelate il vostro cuore, questo sempre. Penultimo punto: per evitare di sentirvi frustrate ed insoddisfatte, confuse ed inappagate, interrompete ogni forma di comunicazione con il manipolatore. Evitate di rispondere alle sue banali richieste di attenzione e soprattutto smettete di cercare inutili spiegazioni ai suoi comportamenti. Ciò su cui infatti dovete concentrare le vostre riflessioni è soltanto il vostro benessere, non le psicopatologie di un individuo che non merita nemmeno la vostra considerazione. Ultimo punto, ma non per importanza: non meditate vendetta nei suoi confronti. Ignorarlo è già una forte punizione per lui e soprattutto andate avanti con la vostra vita. Non avete bisogno di un soggetto simile per realizzarvi sentimentalmente. Se i rinforzi positivi, le briciole di speranza del manipolatore generano aspettative circa il fatto che il rapporto possa riprendere, ma non sarà mai così perché chi fa breadcrumbing sa che la storia non ha alcun futuro e non riprenderà mai, quali sono invece i segnali negativi che ci portano a comprendere di essere di fronte ad un individuo che fa breadcrumbing? Primo segnale importante: è una persona poco chiara e sibillina. Quando rispondete ai suoi brevi e sporadici messaggi, quasi unicamente social, e cercate di intavolare un discorso più articolato, vi fornisce risposte ambigue, quali ad esempio vedremo, forse. Secondo punto fondamentale, quindi secondo segnale: risponde e vi contatta generalmente sempre e solo a seguito di vostre interazioni social pubbliche o private. Non ha mai sue iniziative slegate dal contesto virtuale e tende a farsi vivo solo in orario serale e notturno. Terzo segnale:
Nelle interazioni comunicative che di volta in volta vi riserva, non mostra mai cambiamenti nel suo atteggiamento nei vostri confronti, non intensifica mai la comunicazione, non fissa appuntamenti, lascia intendere la possibilità di incontri, ma in modo vago e senza specificare mai date precise. Quarto segnale: esattamente come si mostra evasivo e sfuggente nella comunicazione, facendosi sentire solo a seguito di vostre pubblicazioni social. Se voi pubblicaste ogni 10 giorni, lui si farebbe sentire soltanto ogni 10 giorni. Allo stesso modo risulta sfuggente al contatto fisico, non fa mai alcun passo per andare oltre. Quinto segnale: non alimenta il rapporto con attenzioni costanti e si comporta in modo incoerente e instabile. Ossia, in alcuni momenti vi fa sentire meravigliosamente e in altri a terra. Vi fa sentire come se voi lo steste inseguendo. Sesto segnale: è molto abile nel rigirare le situazioni, nel rigirare le frittate, nel mentire, fingere, raggirare, dare a voi delle visionarie nel momento in cui lo affrontate. Settimo segnale, molto importante: non parla mai di sentimenti, di scuse che vi dovrebbe, non mostra pentimento, persiste negli errori, non entra in profondità nei discorsi, perché non vuole appunto intensificare e approfondire il rapporto. Infatti non condivide mai nulla della sua vita, personale e privata, non spreca energie nel cercare di conoscervi meglio. Ciò che a lui interessa è mantenere vivo il vostro interesse, tenendovi in sospeso, in attesa di una sua prossima mossa che però non porta mai a nulla, ma perché lui fondamentalmente non vuole nulla se non alimentare il suo bisogno di controllo e attenzioni. L'orbiting è un fenomeno relazionale moderno ed un comportamento disfunzionale basato sul tornare dal proprio ex senza però mai affrontarlo direttamente, concretamente, comunicativamente, come invece accade nel breadcrumbing e soprattutto nello zombing, bensì lasciando il ritorno nel silenzio e palesandosi soltanto attraverso like sui social, visualizzazioni di storie e fotoprofilo, qualche emoticon tattica come commento a post e pubblicazioni dell'ex. L'orbiter infatti non chiama, non telefona, non scrive messaggi privati all'ex, bensì lascia solo tracce superficiali, ma comunque costanti, sui social del suo ritorno nella vita dell'ex, del suo appunto rigravitargli attorno. L'orbiter segue online l'ex con continuità e insistenza, lasciando pubbliche palesi tracce di sé, del suo passaggio. Ad esempio, non usa profili fasulli per intrufolarsi nella vostra vita, bensì fa notare a gran lettere il suo nome tra i fan più assidui del vostro profilo, ma senza che queste tracce diventino un incontro o un tentativo di riparazione del rapporto interrotto. Chi fa orbiting dimostra dunque la sua presenza nell'assenza. Girovaga tra i vostri account social, si interessa ai vostri post, ma non comunica mai direttamente con voi. L'orbiter non cerca e non vuole un chiarimento verbale, si sottrae al confronto, usa una sorta di messaggio non messaggio, di presenza-assenza. Egli fa credere interesse, ma in realtà non rivuole alcun legame. Egli brama solo mantenere il controllo sull'ex e sulla sua vita. Ecco perché le sue parole sono vuote e il suo silenzio è assordante. Ecco perché egli usa solo segnali di fumo che non diventano azioni. Ecco perché egli non sceglie il dialogo, non si fa avanti. Ecco perché vi gravita attorno sui social, ma non nella vostra esistenza concreta e fattuale. L'orbiter dunque può essere definito come un ex pretendente che rimane abbastanza lontano da voi da non farsi coinvolgere, ma che continua comunque a far sentire la sua presenza palesandosi digitalmente, solo digitalmente, ma non appunto nella vita reale. Ma quali sono le caratteristiche comportamentali, le modalità di azione di chi fa orbiting?
In primo luogo, egli ama esercitare il controllo e il possesso sugli altri. Vuole gonfiare il suo ego tenendovi legati a lui e lo fa controllando assiduamente i vostri profili social e ciò che pubblicate, disinteressandosi però delle conseguenze delle sue azioni, dell'illusione che può generare in voi. Può dunque presentare tratti narcisistici, una personalità fortemente egoica, quindi autodiretta, una totale assenza di empatia e un piacere sadico nel tenere l'altro in pugno, alimentando false speranze con deboli agganci. In secondo luogo, è una persona immatura e insicura, non sa mai bene ciò che vuole da una persona e da una relazione. Infatti chiude i rapporti bruscamente, ma mai completamente. Egli dunque non è mai pronto ad impegnarsi sul serio, ma non vuole nemmeno distaccarsi completamente dall'ex partner. Questo perché, nel caso doveste ripensarci, vuole avere campo libero. Egli pensa solo ai suoi bisogni e dunque vuole mantenere sempre un aggancio per soddisfare i suoi capricci. Infine, è una persona fragile, che ha vissuto traumi emotivo-relazionali durante il delicato periodo dell'infanzia, traumi che gli hanno fatto percepire un profondo senso di vuoto, di smarrimento e inadeguatezza personale, che cerca, una volta adulto, di colmare e di non percepire più, sostituendo il proprio sé reale con un'idea grandiosa di sé. Egli vuole dunque sentirsi potente, sempre al centro di attenzioni di più persone, cioè le sue vittime ed ex. Vuole sentirsi desiderato e pensato costantemente da loro. Egli vuole che pendano dalle sue labbra. Ecco perché appunto le tiene sempre sulla corda, alimentando in loro false speranze, nel tentativo di averle sempre ai suoi piedi, dipendenti emozionalmente da un suo messaggio o segnale, in attesa costante di un briciolo di attenzione da parte sua. Ma quindi come reagire a questa frustrante tortura psicologica, a questa stressante forma di controllo e ricatto mentale? Per prima cosa, bloccare la persona su tutti i social o comunque limitare la vostra privacy online solo ad alcuni utenti fidati, escludendo ovviamente lui. Inoltre, non rispondere a nessun emoticon e non ricambiare i suoi like, non visualizzare le sue storie o i suoi aggiornamenti di stato. Una persona che non ha nemmeno la decenza di palesare a chiare lettere le sue intenzioni, cercando di non permettervi di voltare pagina definitivamente, non merita alcuna attenzione. Inoltre, nel caso il vostro comportamento votato ad ignorarlo lo porti ad esporsi con un messaggio personale diretto del tipo «Ehi, ma non ti fai più vedere, che è successo?» Cosa che comunque accade molto di rado, o ignorate o rispondete comunque per le rime, palesando caldamente la vostra ferma intenzione nel non voler continuare alcun rapporto con lui. In particolar modo non credete ad alcuna sua menzogna travestita da buona intenzione. Infine ricordate che non siete voi il problema, bensì lui. Una persona così priva di chiarezza e sincerità, che si limita solo a fredde e robotiche interazioni social, non merita il vostro biasimo. Recuperate la vostra dignità e amor proprio. Una persona che usa questi biechi giochetti mentali non merita considerazione da parte vostra. L'hunting è la chiara espressione di una ossessione. È un fenomeno che racchiude una serie di comportamenti attraverso i quali una persona, con la quale si è terminata una storia, perseguita l'ex in modo fastidioso, mantenendo la sua presenza, pur non desiderata, nella vita dell'ex. Non si tratta di vero e proprio stalking, che prevede atti ben precisi, ma è ad un confine davvero labile. La vittima, infatti, prova timore, irritazione, fastidio, ma anche terrore, poiché si sente morbosamente osservata, spiata. Chi fa hunting non comunica mai direttamente, non chiama,
non scrive messaggi, non si fa trovare sotto casa o al lavoro. Egli compie azioni più sottili, più subdole, silenti, ma comunque di controllo psicologico sulla vittima. Ossia, monitora il profilo social dell'ex, visualizza storie Facebook e stati WhatsApp. Il suo nome compare sempre nella lista di chi ha visualizzato qualsiasi video l'ex posti pubblicamente. Solitamente evita anche di mettere like o di aggiungere emoticon. Quindi raggiunge un livello di ulteriore distacco comunicativo e dialogico dall'ex rispetto all'orbiting e, a maggior ragione, al breadcrumbing e allo zombing. Questi sono tutti piccoli segnali che, seppur apparentemente non siano gravi, possono però creare molto disagio nella vittima, che spesso si trova in difficoltà nel reagire poiché allo stato dei fatti non è stata minacciata, molestata, ostacolata nella sua quotidianità e si sente spesso perciò accusata di esagerazione e di eccessiva sensibilità. In realtà chi fa hunting sta mettendo in evidenza con questi comportamenti un atteggiamento malsano di presenzialismo morboso e ossessivo nella vita di chi invece non ne vuole più sapere. Per evitare dunque di divenire vittima eterna di hunting è necessario: primo punto, bloccare la persona su tutti i social, quindi smettere di seguirla e smettere di farsi seguire. Creare una rottura definitiva con chi fa hunting palesando chiaramente il desiderio di lasciarsi il passato alle spalle e di non gradire che si invada il proprio spazio privato. In secondo luogo, pubblicare contenuti sentimentali di basso profilo, poiché è sempre meglio evitare che un vostro post innocente possa però ricevere una lettura sbagliata circa i vostri propositi e possa dunque essere interpretato da un ex ossessionato come un velato messaggio di rinato interesse indirizzato proprio a lui. Inoltre, mantenere sempre e comunque un profilo maggiormente riservato sui social, proprio per evitare persecutori maniacali che possano sfruttare a loro uso e consumo qualsiasi vostra riflessione, stato d'animo e soprattutto luogo di destinazione. Cercate sempre di tutelare voi stessi, voi stesse, mi raccomando. Ed infine, prendetevi a tratti momenti di pausa dai profili social. Il disintossicarsi periodico da tutti questi social permette infatti sia di ritrovare contatto con se stessi e con la propria realtà contingente, che di allontanarsi da eventuali persecutori. Il termine benching deriva dall'inglese bench, letteralmente panchina, ed è un fenomeno relazionale malsano che consiste nel tenere appunto in panchina, in attesa, una persona che si sta frequentando. Nel benching infatti non c'è ancora una relazione ufficiale, né già avviata come nel ghosting, né già interrotta come nello zombing, prendendosi appunto del tempo e generalmente frequentando nel frattempo qualcun'altra, solitamente ex partner. Il bencher dunque lascia la persona che attende con il fiato sospeso, speranzosa, in un limbo fatto di fantasie e progetti destinati però a non realizzarsi mai. Il bencher dunque non sparisce mai del tutto, bensì temporeggia. Torna ciclicamente dalla sua vittima preda, facendole credere interesse con alcuni messaggi, con like social, con sporadiche telefonate. Egli però non intraprende mai una storia ufficiale con l'altra persona, bensì continua semplicemente a flirtare con la sua preda, alternando riavvicinamenti e messe in pausa senza mai stabilire a chiare lettere in quale tipo di relazione si trovi nei confronti della vittima stessa. Il bencher si fa vivo e poi si allontana. Non risponde sempre ai messaggi e alle chiamate, a volte risponde anche dopo giorni, addirittura settimane,
telefona solo quando ne ha voglia, a volte risulta disponibile e poi torna irraggiungibile. Egli alterna momenti di vivo interesse e presenza costante, fatti di promesse, complimenti e frasi adulanti, a momenti di indifferenza, freddezza e rifiuto. Risulta così ambiguo, contraddittorio, incoerente, bugiardo e altalenante. Come vive questa frustrante situazione la vittima di benching? Cosa prova? In primo luogo vive momenti di grande ansia e insoddisfazione, in attesa di qualcosa che non vede mai concretizzarsi o di qualcuno che vede non impegnarsi mai del tutto e che continua a sfuggirle. In secondo luogo si sente svalutata dalla situazione perché percepisce di dover elemosinare amore, attenzione, interesse, di dover rincorrere un'altra persona, ledendo la propria autostima, di dover fare i salti mortali per diventare la sua donna ufficiale. Inoltre si percepisce soggettivamente come una ruota di scorta, un ripiego che fa comodo solo quando un'altra persona ne ha bisogno. Non ci si sente desiderate e desiderabili. Intuendo la presenza di altre donne nella vita del bencher, si sente sempre in forte competizione con le rivali, sviluppando spesso pensieri autoaccusatori e attribuendo come causa delle fughe del bencher una propria eventuale carenza in quanto a fascino o bellezza estetica. Inoltre può sviluppare disturbi psicosomatici, poiché lo stress emotivo può trovare come sfogo al disagio la dimensione corporea, in primis l'apparato digerente. Per uscire da questa triste situazione sa che dovrebbe interrompere ogni contatto col bencher, esponendo chiaramente e comunicando assertivamente la volontà di cessazione della relazione. Purtroppo però, pur essendone assolutamente consapevole, fa molta fatica nel farlo, per un malsano meccanismo di dipendenza che il bencher le cuce a pennello, e di conseguenza si aggiunge alla frustrazione della situazione anche un ulteriore senso di incapacità personale nel difendere se stessa dalla sofferenza e da malintenzionati, ledendo ancora di più la propria autostima. Infine, a chi subisce benching non resta altro che dare una risposta sincera, seppur dolorosa, a questi duri e netti quesiti, analizzando la situazione in modo assolutamente obiettivo, ossia: ti sembra rispettoso avere sue notizie ogni 3-4 giorni? Ti sembra sentimentalmente concepibile ricevere una sua chiamata ogni 2-3 settimane? Ti sembra soddisfacente poterlo incontrare solo quando a lui sta bene? Ti sembra appagante vivere con lui una sessualità saltuaria che tenga conto solo delle sue esigenze momentanee? Analizzando invece la figura del bencher, cosa possiamo dire di lui? Innanzitutto che è incapace o non vuole creare legami affettivi stabili e conclamati, ma temendo di rimanere solo, egli infatti deve per necessità alimentare sempre il suo ego e non volendosi privare di alternative sentimentali, tiene aperte più porte che coltiva ad alternanza o contemporaneamente. Difatti lui frequenta più persone senza desiderarne mai davvero una in particolare. Secondo punto, ha un atteggiamento opportunistico, evidente proprio nel tenere aperte più strade, scegliendo di volta in volta le migliori o più appaganti. Ecco perché, quando gli chiedete chiarimenti sul vostro rapporto, tende a non rispondere mai in modo concreto, ma risulta sempre evasivo, anzi non avvia nemmeno la discussione ed elude qualsiasi argomento correlato. Terzo elemento che caratterizza il bencher è privo di empatia. Non gli interessa sapere come stiate e cosa proviate. È crudele ed è un vero e proprio manipolatore che seduce per scopi del tutto egoistici, usando mezzi volutamente disonesti e intenzionalmente ambigui per mantenere sempre vivo l'interesse della vittima.
È dunque un approfittatore, poiché gioca e raggira una persona dalla quale non vuole una relazione, ma che gli serve per soddisfare le sue esigenze momentanee. Inoltre è ossessionato dal controllo e lo esplica esercitando il suo potere sulle varie vittime con la decisione del tutto personale ed arbitraria sul quando, come e dove tornare. È lui infatti che decide se e quando vederti, mentre sarai sempre tu a dover spostare i tuoi impegni per andargli incontro. Quinto elemento che caratterizza il bencher: nella fase dell'adulazione lavora egregiamente sulla vostra autostima, facendovi sentire speciali, ma poi, sparendo per giorni, vi mette in una sorta di crisi d'astinenza, ponendovi nella condizione di avere bisogno di lui, di non poter vivere senza, creando così le basi di una vera e propria dipendenza. Ed infine presenta un alto livello di narcisismo e una importante componente egocentrica, poiché gode nel vedere gli altri che gli prestino tutta questa attenzione. Vuole sentirsi desiderato da più persone in modo costante e dipendente. Ha bisogno di essere ammirato. È infatti autodiretto. A lui non importa di conoscere bene chi ha davanti a sé, capire come sei realmente, motivo per cui lascia ogni frequentazione a livello superficiale. A lui importa solo che sia soddisfatto il suo bisogno di conferme e rassicurazioni. Il bencher non desidera davvero una persona, vuole solo che lo si continui ad amare e venerare in una spirale crudele di giochi di potere, narcisismo ed egocentrismo.